Siete pronti, cacciatori? Perché la confraternita ha bisogno di voi. Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi vi porterò uno dei giochi più chiacchierati delle ultime settimane. Ne vedremo l'unboxing, un breve showcase dei componenti e infine vi darò le mie prime impressioni dopo qualche partita. Ebbene, sto parlando di Grim Coven. Questo è un gioco di tipologia boss battler, davvero spietato, che praticamente non perdona quasi nessun errore commesso dai giocatori. Questi ultimi, da 1 a 5, vestiranno i panni di cacciatori, mandati da una confraternita, per sconfiggere il male sotto forma di creature mostruose. Quest'ultime originate da un potere che sta affliggendo l'intero mondo, chiamato Lament. Quindi durante gli scenari dovremmo sconfiggere il boss di turno, ma quest'ultimo non sarà solo, perché altri nemici si frapporanno fra noi e il nostro obiettivo. L'intero gioco si basa su due aspetti principali: la gestione delle risorse sotto forma di dadi, ci permetteranno di compiere le nostre azioni, quindi attivare le abilità dei nostri cacciatori o innescare specifici eventi. L'altro aspetto, come detto, è quello dato dal Lament. Quest'ultimo, se è vero che ci permetterà di far crescere il nostro cacciatore, di farlo evolvere, ma allo stesso tempo ci avvicinerà sempre più a una corruzione finale, che potrebbe anche significare la sconfitta dei nostri cacciatori. Dopo aver fatto questa breve presentazione del gioco, torniamo ora a concentrarci sui materiali del gioco. Infatti, fra poco avrete sicuramente un'idea di cosa aspettarvi una volta aperto questo enorme box. Ebbene sì, perché vi avviso sin da ora, nonostante questa sia la versione standard, quindi con gli standees e non con le miniature, il box è davvero enorme. Nota dolente, comunque, è che il suo interno è davvero strutturato male. Avremo semplicemente un divisore in cartone. Ebbene, e questo è tutto quello che abbiamo all'interno. Da un lato metteremo le nostre carte e dall'altro tutti i componenti del gioco. Sicuramente Awakened Realms in questo senso poteva fare molto e molto di più. Quindi vi lascio al video dell'unboxing, dove appunto vi mostrerò i componenti e noi ci vediamo al termine.
Quindi rieccoci. Allora, come avrete visto, la componentistica sicuramente è abbondante e molto varia, come ovviamente Awakened Realms ci ha abituato da anni a questa parte. Però quello che sicuramente vi dico sin da subito, che a parte la criticità data dal box stesso, dalla sua organizzazione interna, il problema secondo me di questa versione perlomeno standard è dato da alcune scelte che appunto in produzione sono state fatte, ossia soprattutto quelle riguardanti le dashboard del cacciatore. Infatti in questa versione vi ricordo che non sono dual layer, quindi quando andremo ad allocare i nostri dadi o altri segnalini, questi ultimi ovviamente saranno soggetti a spostarsi se inavvertitamente dovessimo colpire la nostra dashboard, quindi dovremmo stare un po' attenti per non avere delle noie durante il nostro gameplay. Un'altra cosa ovviamente che si nota subito è la qualità dell'artwork, del design dei componenti stessi, che innalzano il livello di immedesimazione che si ha durante il gioco. Altra cosa che posso dire è che gli standees sicuramente, per chi non è interessato alla presenza scenica delle miniature, sono una buona scelta, non sfigurano sul tavolo, però ovviamente risultano un po' più piatte nel computo totale dell'estetica del prodotto. Un'altra piccola pecca secondo me è data da alcuni componenti un po' troppo leggeri, vedasi le plance dei Gryphbound che andremo a posizionare nell'apposita dashboard. Davvero sono molto sottili, quindi tendono a piegarsi facilmente e di conseguenza state attenti quando li andate a riposare all'interno del box. Per quanto riguarda infine invece segnalini e dadi soprattutto, questi sono comunque di media ottima fattura se teniamo in considerazione la loro leggibilità. Quest'ultima davvero ottima, oserei dire molto meglio dei dadi della versione Deluxe, o comunque acquistabili a parte durante il Kickstarter. Per quanto invece riguarda le carte, queste sono davvero tantissime, più di 700. Devo dire anche che nonostante comunque non siano della migliore qualità che abbia mai toccato per una produzione con un costo del genere, quest'ultime però si lasciano mescolare senza problemi e, se devo essere sincero, non ho sentito sinora il bisogno di imbustarle. E infine, per concludere, sempre riguardo la componentistica, vorrei farvi presente la presenza appunto di questi standees che riassumono l'ordine delle fasi del gioco, nello specifico la fase del nemico. Questa trovata qui sicuramente è qualcosa che avrei voluto vedere anche in altri giochi, soprattutto quelli dove ci sono molte fasi da tenere in considerazione e quindi a memoria. Con degli standee del genere in realtà tutto questo viene meno, poiché potremmo far sempre riferimento a loro e sicuramente è un aiuto iniziale non indifferente. Alla fine, dopo qualche partita, magari se ne può fare a meno, ma sicuramente come aiuto ad introdurre il giocatore al sistema, devo dire che questa è una trovata tanto semplice quanto funzionale, quindi mi auguro che la vedremo anche in altri prodotti. In definitiva, questa Standard Edition, che vi ricordo è l'unica che si trova negli shop, è una versione che sicuramente non scontenterà chi non ha avuto mai problemi ad eliminare le miniature dai suoi giochi. Di certo, invece, chi ha sempre strizzato l'occhio a questo aspetto ed è anche un fan nel pitturarle, allora vi dico sin da ora che probabilmente questo potrebbe essere un limite di questa versione, poiché, come detto, gli standees sono fatti anche bene, però restituiscono un senso un po' piatto in termini di presentazione. Dunque, invece, per quanto riguarda le mie impressioni
su Grim Coven rispetto alle mie partite finora fatte, la prima cosa che vi dico è: dimenticate l'aspetto American di questo gioco. Se state cercando un gioco veloce, dinamico, con appunto dei turni molto veloci e tante botte, questo probabilmente o sicuramente non è il prodotto per voi. Infatti, nonostante sia rivestito in maniera eccelsa, come abbiamo già detto, questo è un gioco che di base ha un'anima da puzzle. Mi verrebbe quasi da associarlo, con le dovute proporzioni, a un gioco come Le leggende di Andor. Per chi ci avesse giocato, appunto, è un gioco che si presenta come un fantasy, un gioco di avventura con la vostra scheda, ma in fin dei conti quel gioco è davvero un grande puzzle dove andare a calcolare bene le mosse che si devono fare per poi riuscire a vincere gli scenari. Ecco, questo ha un funzionamento simile. Ogni vostra mossa che fate deve essere ben pensata. Non si può andare a far troppi tentativi, il gioco è molto punitivo, quindi vi garantisco che questo aspetto qui richiederà tanta attenzione e forse è davvero il crocevia per apprezzare un gioco del genere o meno. Quindi, per poter padroneggiare il gioco dovete sicuramente stare a riflettere sulle vostre azioni. Che questo possa portare via più di qualche minuto è scontato, quindi questo aspetto tenetelo bene in considerazione, perché è proprio quello che secondo me è il punto tra l'amare un prodotto del genere o odiarlo, perché appunto chi magari tende ad avere una paralisi di analisi tra i turni, quindi star troppo tempo a pensare alle proprie mosse, allora questo sicuramente potrebbe essere un aspetto molto fastidioso, motivo per il quale vi consiglio, quando si gioca in più giocatori, di pensare già da prima che il vostro turno arrivi le mosse da poter fare, e soprattutto la comunicazione. Ragazzi, la comunicazione in questo gioco è fondamentale. Se si parla, si può avere possibilità di vincere lo scenario. Se ci si coordina, si possono alzare le possibilità di vincere lo scenario, altrimenti non c'è nulla da fare. Non si può pensare di gestire il proprio personaggio senza doversi comunque confrontare con gli altri giocatori. Non a caso in questo gioco, come poi vedremo nel prossimo video dove vi mostrerò una overview delle meccaniche, è presente un'azione chiamata assist che letteralmente concede di passare uno dei nostri dadi ad un altro giocatore. Quindi se questo piccolo sacrificio in termini di tempo speso durante il turno, ma anche appunto di impiego di energie, in quanto comunque c'è tanto da riflettere, non è comunque un problema per voi, per il tipo di giocatore che siete, allora vi garantisco che dopo avrete tante soddisfazioni nel vedere che le vostre scelte, in effetti, quel piccolo dettaglio vi ha permesso di portare a termine con successo la vostra azione o meno. Continuando a parlare dell'aspetto tattico e strategico di questo gioco, una menzione anche per la dashboard del Gryph-bound. Infatti su quest'ultima potremo vedere le carte attacco del boss, quindi potremmo cercare di anticipare le sue mosse e creare la nostra strategia durante la nostra fase per poi ottenere dei benefici in quella del nemico. Quindi ricordatevi sempre di tenere a mente bene le mosse che il nostro boss effettuerà durante la sua fase. Ancora un altro aspetto chiave delle meccaniche di gioco è dato dal spingere
il nostro personaggio verso la corruzione, ma allo stesso tempo ottenerne dei vantaggi. Quindi comunque il saper bilanciare il rischio per ottenere un guadagno. Questo ci è dato in termini di gioco tramite la risorsa chiamata Lament, appunto questo potere che ammalia, ci corrode l'anima, ma ci permette di diventare degli esseri devastanti. Questo aspetto qui è un aspetto che si va a sommare al tatticismo e all'aspetto strategico del gioco, andando a dare comunque un'imprevedibilità, soprattutto per quanto riguarda degli effetti nefasti che potremmo ottenere o meno andando ad abusare di questa risorsa qui. È qualcosa che aggiunge un layer di profondità ulteriore al gioco, poiché è un altro aspetto da tenere a mente molto bene durante lo svolgersi della partita. Infatti la domanda che spesso ci potremmo porre è: conviene andare a aumentare il nostro livello di Lament velocemente per cercare di essere più aggressivi ed efficaci contro il Griefbound, oppure conviene un attimo rallentare, non rischiare di ottenere dei malus delle volte davvero devastanti che potrebbero portarci a una morte prematura, e cercare di andare gradualmente lungo la partita, e questo significa anche comunque rischiare di non riuscire poi a completare lo scenario in tempo, poiché appunto c'è anche un sistema di timer nel gioco. Quindi andremo a porre anche queste domande, e devo dire che tutte queste dinamiche comunque rendono il gioco ancora più coinvolgente. Il gioco comunque, nonostante non abbia una campagna, ma ha questi piccoli libri che sono relativi a ogni Griefbound, presentano 5 scenari all'interno, tutti collegati comunque da un arco narrativo che appunto vi fa entrare di più nel capire l'essenza del boss che state combattendo, come costui è arrivato a questa sua trasformazione. Quindi devo dire che comunque, seppur non è tantissimo testo da leggere, però fa il suo lavoro per un gioco del genere. E altra nota molto importante da tenere in considerazione è che ogni scenario presenta degli elementi che possono essere intercambiati fra loro in maniera randomica, quindi tutto questo innalza tantissimo il livello di longevità di questo gioco. Per non parlare poi dei differenti effetti che ogni tile sul nostro tavolo potrebbe innescare, o con cui noi come giocatori potremmo interagire. Quindi devo dire che in conclusione il gioco inizialmente può spiazzare, davvero difficile come primo impatto, non tanto per le meccaniche ma appunto per la difficoltà della sfida, ma se avrete un po' di pazienza, volete davvero andare a scavare nell'anima di questa produzione, quindi dandogli del tempo, cercando di capire esattamente quali sono gli aspetti chiave del suo gameplay e come andare a costruire, perché vi ricordo ogni cacciatore è differente, ha un gameplay totalmente differente, quindi dovrete andare, grazie al suo mazzo evoluzione, a buildarlo, possiamo dire, in maniera più efficace possibile, anche in combinazione con gli altri giocatori o contro il boss contro il quale stiamo affrontando lo scenario. Allora vi garantisco che questo gioco qui diventa davvero molto interessante. Ecco, questo è tutto quello che riguarda le mie prime impressioni di Grim Coven, e per ora vorrei fermarmi qui, appunto perché vorrei avere modo di giocare più partite per poi portarvi una disamina più completa in sede di recensione. Ed eccoci qui, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video, che spero vi sia piaciuto e vi abbia dato un'idea
preliminare di Grim Coven. E come dico sempre, vi auguro buon gioco e noi ci vediamo al prossimo video.